Gabriele D'Annunzio, vita e opere. Gabriele D'Annunzio è una delle figure più complesse e affascinanti della cultura italiana tra 8 e 900. Poeta, romanziere, drammaturgo, patriota, uomo d'azione e provocatore, ha incarnato pienamente lo spirito del decadentismo europeo e ha segnato con la sua opera e la sua vita l'immaginario letterario del suo tempo. Nasce a Pescara nel 1863. A soli 16 anni, ancora studente al Collegio Cicognini di Prato, pubblica la sua prima raccolta di poesie, Primo Vere, che già mostra uno stile ricercato e un gusto per la sensualità della parola. Si trasferisce a Roma nel 1881, entra nell'élite letteraria e mondana e inizia a vivere secondo il principio estetico che lo accompagnerà per tutta la vita: fare della propria esistenza un'opera d'arte. Nel 1889 pubblica Il Piacere, il suo primo romanzo importante, che trovi analizzato in un video dedicato sul canale, link in alto a destra. L'opera racconta la vicenda di Andrea Sperelli, giovane aristocratico romano che vive all'insegna dell'estetismo e del culto del bello. Qui D'Annunzio riflette la lezione del decadentismo francese e afferma il principio che l'estetica e la sensualità sono valori supremi, anche se destinati all'infelicità. Nel decennio successivo, la sua poetica evolve sotto l'influenza di Nietzsche, Wagner e del pensiero del superuomo. Opere come Il trionfo della morte, L'Innocente e Le Vergini delle rocce mostrano protagonisti che aspirano a un'umanità superiore, capace di guidare le masse attraverso la forza della volontà, del genio e della bellezza. Si tratta di romanzi dal forte impianto simbolico, spesso ambientati in contesti decadenti, segnati da sensualità, angoscia e tensione spirituale. Accanto alla narrativa, D'Annunzio sviluppa una straordinaria produzione lirica. Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi rappresentano il vertice della sua poesia. Sono 5 libri, di cui i più celebri sono Maya, 1903, Elettra e Alcione, 1904. In particolare Alcione è considerata un capolavoro assoluto, un poema del ritorno panico alla natura, della fusione del poeta con gli elementi in una lingua musicale, preziosa, evocativa. Qui emerge la componente mitica e classica della poetica d'annunziana, capace di trasfigurare la realtà in mito, il quotidiano in eterno. La vocazione teatrale di D'Annunzio esplode grazie alla relazione con l'attrice Eleonora Duse. Scrive per lei opere intense, drammatiche e solenni, tra cui La Gioconda, Francesca da Rimini, La figlia di Iorio, in cui risuonano i temi dell'eroismo, del sacrificio e della passione tragica, con uno stile che riprende modelli antichi ma arricchito da un lessico potente e visionario. Oltre che artista, D'Annunzio fu anche un uomo d'azione. Durante la Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario, partecipò a imprese militari leggendarie, come il volo su Vienna o la beffa di Bucari, e fu gravemente ferito in un incidente aereo. Durante la convalescenza compose Il Notturno, un'opera scritta su strisce di carta, dettata nella semicecità alla figlia Renata. È un'opera lirica e dolente, in cui la riflessione intima prende il posto dell'enfasi eroica e il dolore fisico e morale si fa parola essenziale. Ma il gesto più celebre resta l'impresa di Fiume. Nel 1919, a capo di un gruppo di legionari, occupò la città contestando le decisioni del governo italiano, proclamando una propria reggenza e redigendo insieme ad Alceste de Ambris la Carta del Carnaro, documento visionario e protofascista che anticipava molti temi del corporativismo. Negli anni '20, con l'ascesa del fascismo, D'Annunzio si ritira nel Vittoriale degli Italiani, sul lago di Garda, trasformando la sua residenza in un monumento a se stesso e al proprio mito. Accetta onori e titoli, come quello di principe di Montenevoso, ma resta ai margini del potere, sorvegliato da Mussolini, ma ancora rispettato come icona culturale. Muore nel 1938 lasciando una vastissima produzione.
I suoi scritti furono riuniti in un'edizione nazionale di 48 volumi. Tra le opere postume più significative ricordiamo Le 100 e 100 pagine del libro segreto, Solus ad Solam e Il carteggio con Barbara Leoni. D'Annunzio non fu solo scrittore, fu poeta, profeta, figura mitica, interprete del suo tempo. La sua lingua ricercata e musicale, il suo immaginario visionario e la sua straordinaria capacità di fondere letteratura, arte e vita lo rendono un autore imprescindibile per comprendere le tensioni, i sogni e le contraddizioni dell'età moderna.